puntata di Predator Zone e siamo venuti dove? Siamo a Grado, siamo nel nord-est in Friuli Venezia Giulia per una nuova battuta di pesca. Vedremo chi mi accompagnerà, che pesci andremo a insediare e vedremo come sarà la nostra avventura di pesca di oggi. Eccoci arrivati al punto di pesca e vediamo chi mi accompagnerà oggi in questa avventura. Ciao Alessandro. Ciao Marco. Siamo con Alessandro Galletti, guida di pesca in questa bellissima laguna, che ci racconta un po' cosa andremo a fare oggi. Allora, temperature alte dentro in laguna. Noi peschiamo sia la laguna interna sia il mare antistante, quindi ci muoviamo dentro e fuori dalla laguna e le temperature sono abbastanza alte. Nei giorni scorsi ha fatto tanto caldo, poca aria, poca pioggia, quindi adesso vediamo un attimino la temperatura nei canali principali com'è. Se non ci sembra interessante usciamo e peschiamo le posidonie del sottocosta e vediamo cosa succede. Intanto il pesce che andremo a insediare oggi penso che tutti l'abbiano capito, ma è la spigola. Quindi la regina di questi posti qua. Può succedere di intercettare un serra, una leccia, ci sono anche questi predatori. Infatti una differenza che notavo dalla mia esperienza in laguna, che è una laguna chiusa come quella di Orvetello dove ogni tanto andate a pescare, questa invece è una laguna aperta. Sì, è una laguna enorme, estesa, sono 16.000 ettari d'acqua e ha 6 bocche di collegamento tra laguna interna e mare, c'è molto scambio d'acqua e quindi anche i predatori trovano un ambiente ideale per muoversi. Assolutamente, quindi sfruttiamo le ore più fresche e partiamo. Via, andiamo. Allora, in questa laguna possono pescare tutti oppure c'è qualche normativa o qualche permesso per poter venire a pescare? È una laguna aperta, pubblica, dove tutti possono pescare. Ovviamente ci sono limitazioni di peso per il prelievo, tutte queste cose qui, insomma normativa italiana, quella che ma nella parte di Grado della laguna è necessario pagare il permesso del comune di Grado, che si trova l'app, diciamo sul comune, nel sito del comune trovi tutte le informazioni. Uno si registra, fa direttamente esatto. Hai dei VTD 9-10 cm, ce li hai silent? Allora, mi hai detto silent, presumo che perché rattling, molto rumore, magari un po' di pesce pressato, un po' di pesce poco attivo, naturalmente può dargli fastidio. Nella laguna interna dove ci sono tante spigole, tra virgolette, residenti, noi le chiamiamo le verdone, sono abbastanza sensibili ai rattling e preferiamo utilizzare esche silent. Sulle posidonie esterne invece, dove troviamo prevalentemente spigole appena entrate dal mare, utilizziamo i rattling senza problemi. E loro cacciano in mezzo a queste praterie di posidonie? Esattamente, usano la posidonia come tana, diciamo così, come rifugio, per cacciare. WorkX è una famiglia di VTD, in questo caso la versione più piccola, 8 cm, è un VTD con una piccola bocchetta che è una via di mezzo tra VTD e popper. Disponibili in 8 colori diversi, in lunghezze che vanno 8, 10, 12 e 13 cm. Allora, vedi il riverbero? La differenza d'acqua. Praticamente alla fine del riverbero inizia la posidonia e c'è il dropper, c'è proprio un gradino netto. Lancia alla fine del riverbero, come tocca l'acqua tu devi essere già partito. Vai, parti. Non fargli fare il pluff. Anticipa la barca, non lanciare dietro la barca, lancia davanti la barca. Intanto questa avventura è nata 4-5 mesi fa al Pescare Show, quindi da lì è nata questa cosa e quindi abbiamo mantenuto l'impegno noi di venire e tu di ospitarci. Tra l'altro una cosa molto bella che fa lui, non pesca oggi, gli ho detto non peschi, come non pesca? O guido o pesco. Quindi una cosa veramente da considerare top, perché eventualmente tantissime guide molte volte tendono a pescare addirittura davanti a quelli che accompagnano, invece lui la sua scelta è naturalmente solamente di accompagnare e non pescare. Allora Marco, ci sono l'Ecomi da 28 gradi e in realtà sono già un po' di settimane, sono 2 o 3 settimane che le temperature sono così alte e
non mi entusiasma, quindi proviamo ancora qualche lancio qui e poi usciamo fuori in mare. La differenza non sarà notevole, non è che in mare troveremo 25 gradi per dirti, però sicuramente 1-2 gradi in meno senz'altro. Certo. E le spigole sono ipersensibili alle temperature, sentono veramente le minime variazioni, quindi voglio andare probabilmente anche un'acqua un po' più ossigenata. E sicuramente sì, poi comunque in questi giorni sta facendo una discreta marea, quindi le masse d'acqua in gioco sono consistenti, voglio provare fuori. Allora Ale, siamo usciti in mare, presumo, giustamente, sì, no? Siamo usciti in mare, infatti la temperatura ha circa 1,5 gradi in meno rispetto alla laguna interna. Situazione molto interessante e superiamo una piccola secca, eccoci qua. Adesso ti faccio pescare su una corona di Posidonia che è molto spesso battuta dal vento, risente delle correnti e ci stiamo trovando pesce. Inizia a provare a galla e poi se non si attivano a galla proviamo con un cerchino sotto il pelo dell'acqua, vediamo cosa succede. Ok. Prima spigoletta. Quando fanno quella roba lì non fermarti. Mi è venuto come Orbetello di fermarmi e ripartire. Orbetello, ti fermi, riparti, ci dà. Vedi Marco, qui finisce la zona oleosa dove ci sono le alghe e inizia l'acqua increspata, l'acqua nervosa. Sì. Lancia dentro l'acqua nervosa, più lungo che puoi, batti acqua. Allora, le spigole qui sono iper rognose e è una delle poche zone in mare aperto dove troviamo anche tante verdone e quindi sanno leggere e scrivere. Cerca di partire prima ancora che l'esca tocchi l'acqua, non far fare all'esca lo sbam in acqua, cioè come tocca l'acqua deve essere già in movimento. Sì, in modo che sei lì da subito, giusto? Sì. Allora, abbiamo appena avuto una bellissima cacciata di un pesce bello, sicuramente d'Italia, che però non ha bevuto l'artificiale. Continuiamo, si devono ancora attivare bene, però questo è già un bel segnale. Allora, dopo 2 mangiate a galla, proviamo con un jerk piccolino di dimensioni, suspending, da fermare a mezz'acqua e vedere se lo preferiscono. Appena caduto in acqua, l'ha preso al volo. Non è grossa di taglia, però è una spigolina che ha mangiato il cerchettino. Te l'ha preso al volo? Sì, appena toccato l'acqua. Andiamo direttamente in acqua. Chytrix monopezzo, una delle mie canne preferite, quelle che uso anche in gara. Continuiamo, vediamo se riusciamo a prendere la mamma. Questo appena toccato l'acqua, Un'altra spigoletta ha mangiato il cerchettino, non sono ancora quelle che cerchiamo, però sono mangiate. Orata. Vieni. Quindi non solo la laguna di Orbetello, le orate mangiano a meno. Altro pesciotto, questo VTD, la taglia, forse qua abbiamo... No, sempre quella. Sempre quella. Abbiamo per ora queste spigolotte piccole in caccia, ma siamo certi che ci sono anche quelle grosse. Via.
piano, che etichette state? Bella, finalmente un pesce d'Italia, frizione a posto, sì. Bella. Occhio che non vada sull'elica. Bravo. Bel pesce, bravo. Bravo te, che ci hai portato qua in mezzo, non avevamo mica un'idea, guarda che bella, grande. Bella. Bene. Bellissimo, grande. Walk X da 8 cm. Pesce bellissimo. Bravo. Bello, 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 bello. Qui peschiamo dai 3 metri e mezzo anche su una zona, in uno spot, e scendiamo, andiamo dai 3 metri e mezzo fino al 1,70 m, 1,80 m. Poseidonia a banchi, driftiamo sopra, se non c'è abbastanza corrente o vento ci spostiamo a elettrico. E peschiamo a jerk. Ok? Jerk, colori naturali. Mi raccomando le pause perché mangiano sulle pause. Ok, su consiglio di Ale allora ho montato un nuovo on bait da 10 cm e mezzo con paletta shallow con azione suspending. Questo vuol dire che si ferma a mezz'acqua, molto bello per quelle pause che ci diceva Ale, soprattutto nelle ripartenze a volte cacciano l'artificiale nelle ripartenze. Cosa molto importante di questo jerk di piccolo è l'avere 3 ancorette, aiuta molto. La canna che stiamo utilizzando oggi, nuova canna 2026 di Raptor. Dal Killer ho scelto il modello più light, quindi una 8 piedi, quindi 2,40 m, con anelli Fuji, calcio splittato lungo, questo ci permette di fare questi lunghi lanciadormani, carbonio SX4, anelli con profilo K. Iniziamo con i primi 2 anelli a doppio ponte, questo dà molta rigidità alla canna, quindi permette proprio di frustare via l'artificiale. Molto bella anche perché c'è da lanciare molto lontano e quindi la canna lunga col calcio splittato a 2 mani aiuta in questi lanci. Ho montato sopra il nuovo mulinello Crius XSV, un mulinello trattato saltwater, cuscinetti stagni, quindi permette all'acqua di non entrare all'interno dei cuscinetti, 5:2 rapporto di recupero, 7 cuscinetti. Un mulinello che naturalmente ha una sua famiglia dietro, quindi parte dal 3, 4, 5000, in questo caso il modello 4000. Non è una spigola ma è un sugarello, anche questo per evidenziare che siamo proprio in mare. Ci manca lo sgombro, abbiamo fatto il grande slam. Guarda, è il pesce simbolo della marea entrante, quando comincia a entrare la marea, comincia a correre, certo. Arrivano i sugarelli. Ed è un buon segno perché vuol dire che c'è tanto foraggio, ci sono sicuramente anche le spigole. Ho cambiato canna e sto utilizzando la monopezzo, una delle mie canne preferite, Kitrix, in questo caso la versione 1 oncia 28 grammi, carbonio Toray, SX4 Carbon, la tipologia di carbonio con cui viene realizzata, tutta in anellata Fuji. La monopezzo leggerissima, ridotta ai minimi particolari l'impugnatura della canna, carrello stringimulinello in carbonio, manico touch, quindi siamo sempre a contatto con la canna. Ha mangiato jerk quasi sotto la barca, questa ce la siamo portati dietro. Bella. Giustamente come diceva Ale prima, si è mossa la marea. Il guidino che sta utilizzando Ale è un nuovo guidino di Raptor,
rete gommata naturalmente no kill, manico regolabile, molto comodo da utilizzare anche in barca perché è richiudibile. Bellissima mangiata pesce, peccato che sia un'orata, che dietro si porta un'altra orata. No? Bellissima. No, una spigola dietro, guardate, la spigola è dietro l'orata. L'orata è anche di bella taglia, slamata nel godino. Perfetto. Perfetto. Guarda, vai. Cioè, la spigola dietro l'orata, ha mangiato l'orata. Bellissimo, di taglia, bella bella. Rilasciamo subito, via. Yes. Siamo ritornati in acqua bassa, ritornati a pescare a galla. Dopo alcuni lanci, 4 tacchi dietro fila, quindi fa buon sembrare che ci sia pesce in attività qui. Quindi vediamo di fare esplodere un po' l'acqua. Un altro pesciotto a galla, col VTD, bello. Una mangiata rifiutata, la seconda la prendo. Pesce! Oh, bella questa! Sembra anche di taglia, bella. Bravo Marco. Ha mangiato lontanissima. Perfetta, dai, Bella, vai. bella. Oh! Abbiamo detto l'ultimo prima del pranzo. Ultimo lancio, ultimo pesce. Quindi, oh, che salti! Anche questo è bevuto vai. Bene, ben fatta. Bella. Anche questa qui, come quella precedente, ha bevuto il Walkix 8 cm, una colorazione naturale. Naturalmente abbiamo utilizzato il guadino gommato, questo per evitare danni al pesce. Mangiato a galla, quindi quanto di meglio si può avere da una cattura come questa. Grazie Alessandro. Grazie Direi a te. Vieni con me perché parte di tutto questo e anche tu che ci hai portato in questo posto bellissimo, ci hai guidato e tutto quello che ci hai detto Guarda come è incazzata. Veramente retta, è incazzata come una iena. Tutte le pinne aperte. Dai, grazie ancora. Rilasciamola che fa caldo. Via. Va sotto la barca. Divertito? Giornata spettacolare. Andiamo a mangiare soprattutto qualcosina. cosa di bello, tutto quello che ci hai raccontato stamattina in realtà, quindi veramente posso dire che questo posto è come casa tua, quindi ora Grazie. andiamo a mangiare noi? Certo, pronti? Andiamo. Via. Che cosa abbiamo messo nei nostri mulinelli? Quindi treccio filato nylon. Abbiamo entrambi i mulinelli utilizzato il nuovo tracciato FX Cotto Force Cast nella misura PE 0 e PE 1 nei due mulinelli. Abbiamo un po' il master delle nostre bobine di fluorocarbon di casa Trabucco. XPS Fluorocarbon è sicuramente un fluorocarbon che esiste un po' di tempo ma ancora largamente usato dai pescatori. FC 403 ormai un best seller in quello fluorocarbon. E in ultimo FC 403 Strong. Abbiamo alternato le varie misure 20, 22, 24 per vedere qual era quello più idoneo e quello che ci ha portato a regalare più catture. In barca è importante che tutto sia ordinato, vediamo come abbiamo conservato le nostre attrezzature. L'inbox è un vascone rigido, quindi è possibilità anche di eventualmente mezzo sedere, dove all'interno teniamo tutte le nostre cose direttamente a posto. Novità 2026 in fatto di borse, borsa impermeabile sia storm con cerniere stagni, dove all'interno possiamo tenere scatole artificiali, tutto quello che ci serve per una battuta di pesca. Più dotate di piccole taschette laterali dove poter mettere i piccoli accessori che ci servono. È finita la battuta di pesca di oggi, non ci rimane che ringraziare Alessandro per la bellissima giornata e ricordiamo che chiunque voglia vivere un'esperienza di questo tipo, cercando Otrigan online trovano tutti i riferimenti e possono vivere una giornata di pesca come oggi. Noi torneremo, perché torneremo anche in un'altra stagionalità, perché devo dire la verità, bellissimo posto. Voglio portarvi a vedere qualche angolino della laguna interna. Bene, anche perché è talmente immenso che in un giorno penso che non possiamo vederlo, quindi ti ringraziamo per la splendida giornata che ci ha fatto trascorrere oggi e alla prossima. Un vero piacere.